In questa prima settimana, Vittorio ha riaperto il canale come si rientra in una casa abitata solo nei sogni. Ha sistemato la sedia, ha ordinato i pacchi, ma soprattutto ha messo ordine nei pensieri. C'è un equilibrio fragile tra ossessione e desiderio. Io parlavo sempre della... Signori miei, bentornati. Oggi che giorno è? Giovedì 19 giugno. È veramente tanto che non registro e questo è il primo video che effettivamente torno a fare. E nel mentre sblocco il computer vi parlo effettivamente di che cos'è quello che state vedendo in questo momento. Essendo il primo video voglio approfittarne in un certo senso anche per presentare il ritorno del canale, no? Ora, vedete questo approccio in un certo senso un po' più analogico, fatemelo passare, o comunque un po' più retro, perché, non lo so, mi piaceva questo concept, mi piaceva questa idea. Per chi mi segue da un po' sa che già prima lavoravo in questo formato particolare, ho sempre cercato di giocare, mi piace divertirmi un po' con la camera, no? E soprattutto avete letto il titolo probabilmente ed è un qualcosa del tipo raw life e l'approccio è proprio questo. Dato che sono tornato sì, ma in questo periodo di pausa ho progettato, pianificato e lavorato per avere determinati contenuti, arriverò con una struttura un po' più da content creator, cercando di darvi il più possibile di farvi immergere in quello che sto facendo, nel condividere ma in maniera strutturata. A questo punto però, per chi mi conosce sa che io ho bisogno di parlare, quindi mi sono creato questo contenuto ed è anche una sfida un po' con me stesso, perché l'idea di questo contenuto è quella di farvi vedere la realtà dei fatti. Mi sono segnato delle cose, argomenti, quindi dietro le quinte da sviluppatore, pensieri non filtrati, quindi quando ho qualcosa da dire, ve la dico e basta. Come si costruisce un sogno, tra virgolette, portarvi con aggiornamenti continui in quelle che sono piccolezze che però vanno ad accrescere il percorso, no? Il sogno per noi è quella ideologia di dove vogliamo arrivare, almeno per me, no? Cosa c'è dietro, tecnologie, parlare un po' di tutto, no? E soprattutto un concept specifico di cui vi parlo ora, che è l'idea delle domande che ti uccidono o ti salvano. Allora, fatemi passare, vi spiego. Secondo me è una figata, nella mia testa è uscita così in un brainstorming che stavo facendo in autonomia e la mia ragazza mi direbbe no, i brainstorming non si fanno in autonomia, ma io faccio i brainstorming in autonomia. Ve li consiglio perché vi apre la mente e trovate delle idee che sono assurde, no? A parte gli scherzi. L'idea di fondo è quella di avere quindi questo canale libero dove io posso comunicare, posso dirvi quello che voglio senza dover essere troppo strutturato. Poi chi vuole vedere questa tipologia di contenuti la guarda. Per gli altri sono contenuti più strutturati. Probabilmente in questi video sentirete cose che poi sentirete in video specifici, ma la differenza è che qui ve la dico. Non dico senza copione perché io non ho un copione, io non scrivo niente, ma senza doverci ragionare. Succede? Ve lo dico, ok? Al netto di questo, l'idea è rispondere ad una domanda. Quindi una domanda del tipo, sicuramente la risponderemo anche alla fine di questo video, una di quelle domande che mi deve portare a ragionare. Ora, queste domande chi me le dà? Queste domande me le dà un modello di intelligenza artificiale, ok? E voi direte, bene, genio, grande illuminare, Vittorio ha rivoluzionato il mondo. No. Logicamente, senza contesto, senza nulla, queste domande non hanno senso. La mia idea è riuscire anche in un certo senso a poter estrapolare da questa nuova visione di contenuto anche quello che è un po' la mia crescita. Come posso farla? Sicuramente grazie al contenuto, perché è lì. Ma se io faccio in modo tale che un modello possa sentire quello che dico, quindi conoscere, no? A livello attuale, a parte strane cose, non è possibile ancora che il modello mi veda, no? Sarebbe altamente dispendioso, si potrebbe fare, ma ha senso? No. Però l'audio è fondamentale, no? Sappiamo che un video senza audio non è niente, no? È quasi meglio sentire solo che non vedere, che vedere ma non sentire. Forse ci troviamo, no? Su contenuti di questo tipo. Quindi voglio fare in modo tale che il modello sia omnisciente rispetto a quello che ho detto nel video e tramite quello che poi è un contesto continuo, il modello vedrà la mia crescita, in un certo senso, no, più che altro non tanto la mia crescita, ma ciò di cui parlo, ciò che vi dico, momenti di sfogo, eccetera. Sappia elaborare queste informazioni, estrapolare dei pensieri che forse vedrete o a inizio video o a fine video, quindi è un qualcosa che un po' parla di quello che succede nel video, non lo so, vediamo, lasciamo parlare il modello, lasciamogli fare quello che vuole e soprattutto ci preparo la domanda per la settimana prossima. Non lo so, è un'idea, è un concept, sta lì.
proviamo, vediamo come va. Dovevo cominciare prima perché oggi è giovedì, ma come al solito su questo non devo ancora riprendere perché sono stato strapieno di cose, ragazzi. È un periodo di massima. Sono felice e esausto, in un certo senso. Sono felice di essere esausto, ma esausto di stare così. Bene, quindi arrivati a questo punto penso che abbiate capito, no? Un po' quello che è il concept e quella che è l'idea. Mi interessa sicuramente tantissimo che mi facciate sapere cosa ne pensate. Probabilmente questo video che state guardando esce in un periodo infrasettimanale, quello che per me è usuale, no? Nel caricare video, ma immagino di caricarli in un periodo del fine settimana. Vorrei diventassero qualcosa di standard sicuramente, perché sennò il progetto non avrebbe senso, però è da capire anche con l'alternarsi di altri video, eccetera eccetera eccetera. Quindi questa introduzione è stata fatta. Ci tengo tanto a questa cosa, vediamo, spero di riuscire a portarla avanti. E al netto di questo ora devo concentrarmi perché devo realizzare 2 video, perché come detto voi in anteprima in realtà lo vedrete nei video successivi, ma a parte una cosa vi faccio vedere che è vergognoso. Questa è la mia sedia, cioè guardate qua, si alza, Dio, è vergognoso. È vergognoso, io ci vivo in questa scrivania, io ci vivo, ci mangio, no, nel senso che ci lavoro, non che ci mangio sopra. E proprio per questo, aspettate, cioè per farvi capire allo stato attuale, io ho qui 2 pacchi messi lì, che stanno, a parte questa coperta, non la guardate, qui ci sono sti 2 pacchi che stanno qui, che sono stati incastrati qui dentro, no? Così, perché li ho ricevuti, ma in realtà non potevo aprirli perché dovevo registrare il video, no? Logicamente. E stanno qui da giorni e per me non aprire un pacco è la morte. Comunque, quello che volevo dirvi è che devo girare un video perché tutta sta scrivania deve cambiare, ho bisogno di aggiornarla, eccetera, eccetera. E di conseguenza ho iniziato a prendere le cose e voglio portarvi in questo processo di pulizia. Ma ulteriormente a questo devo anche registrare prima il primo video in cui effettivamente vi parlo di quello che è un po' il planning del canale. Quindi questo video di ritorno, che come vedete vi ho detto, vedrete delle cose che già vi ho detto, ma le vedrete in un altro approccio. Questo è il background. Ancora non devo fare niente, c'è la scrivania che è un casino e ci vediamo dopo. Ok, ho appena finito di girare il primo video e figata. Sono tornato e fa alquanto ridere questo primo video. Sono completamente disorientato, però ci sta. Spero che in un certo senso questa trasparenza piaccia, perché veramente sto completamente nel chill e ho cercato di cambiare anche un po' paradigma all'interno dei video, no? Ricordatevelo sto nome paradigma che sto dicendo, voi ricordatevelo. Non dico mai le cose a caso, io non dico mai, vabbè. Comunque ricordatevelo. E niente, volevo dirvi questo, ora giro il secondo video, finalmente posso aprire quei pacchi, mamma mia, finalmente. Ma volevo farvi vedere una cosa, ho il portafoglio in mano non per un motivo specifico, perché voglio ringraziare, questa non so, può essere vista come una sponsor, no, cioè sì, no, è un come si dice, è uno show up, è un modo per dirvi di questa figata, di questo ragazzo, che è un ragazzo che mi segue su YouTube, che sta sul mio Discord. Entrate sul Discord, ve lo lascio qui in descrizione, ritorniamo, attivi le live di cui vi ho parlato. No, ve ne ho parlato nell'altro video, faremo delle live, non mi ricordo manco se ve l'ho detto. Io sarò collegato su Discord. Comunque vi faccio vedere questa roba. Aspettate. Eccola qua. Questa card è di un ragazzo che ha fatto tutta un'app. Avete visto il nome? Myself. Vi lascio in descrizione il sito, che dovrebbe, sì, vi lascio in descrizione il sito. È una figata perché vi faccio vedere, ma io ve lo faccio vedere. Cioè, tanto qui siamo nel Cile, siamo amici, no? Io ho il telefono, quindi ho l'iPhone, tra cui vi dico anche che sto facendo Duolingo, sto imparando lo spagnolo, cioè la hit. Comunque io avvicino la card qui. Aspettate. Dov'è? Aspettate. Non funziona perché la mia cover è scema, non perché la card non va, perché nel portafoglio ogni tanto mi va. Ragazzi, per dirvi a quanti giorni di Duolingo. Aspettate. Levo la cover. Che si fa per YouTube? Allora, ok. Sto registrando col microfono, quindi me lo sentite anche in audio migliore. Vabbè, lasciamo sto. No, non va più. Non va più. No, l'ho smagnetizzata. No, se l'ho smagnetizzata sono poco scema, raga. No, è andata. Va messo sopra. Ok, io clicco Myself e guardate che figata. Io ho il mio sito con le mie informazioni. Vi faccio vedere. Qui vedete c'è tutto. C'è il sito, c'è tutto. Ci sono i social. Quindi per esempio clicco qui. Guardate. Clicco qui.
No, non va. Non va. No, aspetta, è impossibile. Tranquilli, è impossibile. No, non va. Bene, questo è una call al ragazzo. Lato social, cioè va tutto, questi link qui vanno, ma se clicco i social qui non vanno. Mo non voglio che sia un problema mio. Comunque potete salvare sia il contatto sull'app, quindi salvate il contatto, scambiarvelo così che mandate a me sull'applicazione il vostro contatto. È una roba carina, è bellissima, è un'idea figata. E ci sta, però è fatto bene, non è un'idea nuova, non è che è il primo al mondo a farla, ma è strutturata bene sia la parte di web, perché mi piace molto, è pulita, sia la componente di app, effettiva l'applicazione. Comunque no ragazzi, i social non vanno, io per sicurezza mi vado anche ad aprire l'applicazione, quindi apro MiSelf, questa è l'applicazione, vedete c'è tutto. La mia card, quindi ho la card qui, una figata, posso modificarla, poi c'è tutta la parte di analisi, bello, vuole aggiungere anche la possibilità di dire guarda, no, non me la fa modificare, aspetta che non lo uso da un po'. La cosa di poter dire, ok, ecco qua, io sui social l'ho messo il link, quindi prova il tuo link, sì, sull'app funziona, a proposito, seguitemi su Instagram che sto cominciando a caricare dei video carini, però qui funziona, però non funziona sulla parte... non funziona sulla card. Comunque, bomba, niente, ve lo volevo dire e abbiamo trovato anche bug assieme e noi ci aggiorniamo dopo. Vado a girare il prossimo video perché sennò ho troppe cose. Bene signori, sono le 16:43, sempre di giovedì, e stamattina tra lavori eccetera ho registrato i 2 video e sono felice effettivamente di essere tornato a registrare. D'altro canto, ora che ho fatto, li ho montati un po', diciamo visione sommaria, quindi per capire un po' se andava bene l'audio, ascoltare tutto, sommariamente ci dovremmo essere, sarà da capire effettivamente come dare i colori, però il punto è che noto il fatto di essere un secondo uscito fuori un po' dai cardini rispetto alla classica diciamo al workflow che mi ero creato per girare i video, diciamo così, dai, nel senso che mi sento ancora un po' impacciato, non esageratamente, ma comunque sento un po' quella disorganizzazione di base, l'idea di fondo che comunque i contenuti non siano di qualità, che non siano belli, sai, sempre quei presupposti che poi sono sempre stati, diciamo, in un certo senso annullati una volta pubblicato il video, perché poi effettivamente il riscontro delle persone era tutt'altro. Però nulla, ho fatto un po' questi 2 video, sia quello presentazione, sia quello in un certo senso dove parliamo della scrivania un po' fuori dal mio concept, perché cerco sempre di trattare argomenti nell'ambito dell'informatica un po' più concettuali eccetera, però anche questi video qui secondo me hanno il loro perché, no? E quindi nulla, però per oggi va così, sicuramente ora si torna a lavorare, anzi tra 20 minuti ho tutta la riunione col team di MVP, perché allo stato attuale siamo in una fase di confronto con una serie di preventivi eccetera eccetera e siamo in preparazione per il secondo round di pubblicità, cambiando un po' il paradigma di tutta la struttura, cioè come cerchiamo di agganciare il cliente, c'è tutto uno studio, diciamo lato marketing, diciamo dai, esageriamo, e voi tutte queste cose qui ancora non le avete concretizzate. Poi ecco, obiettivo non so se domani capiamo, perché vabbè, inizierò anche poi piano piano a presentarvi la serie tale che da farvi recuperare lo stato in cui siamo ora con l'agenzia e poi potervi aggiornare con argomenti periodici che siano un po' lineari, quindi è da capire, siamo ben strutturati, ma come al solito anche con la migliore delle strutture c'è sempre quell'instabilità. E quindi nulla, ci aggiorniamo. Aggiornamento delle 20:26. Oggi sono tornato a pianificare dopo tutta quella parte lì, perché ho detto ok, strutturiamo bene i contenuti e ora sto lavorando a quella che è un po' la serie di contenuti che voglio portare per quanto riguarda l'agenzia, e mi è venuta tra virgolette questa idea, in un certo senso, niente di altamente stravagante, di generare tra virgolette delle slide da associare, no, al video, perché quello che voglio fare non è altro che un dialogo. Quindi in primis ho strutturato, arrivano notifiche, quella che è un po' non il copy, perché come sapete non vado a scrivere quello che dico, vado sempre a braccio, ma una linea guida, parole chiavi, tale che da capire ogni episodio che argomento va a trattare e cosa voglio far capire. Quindi partiremo da dove nasce l'idea, arriveremo a chi c'è dietro il progetto, perché è importante scegliere le persone, eccetera eccetera eccetera, per poi passare a come abbiamo realizzato il nostro punto di partenza, no? Come siamo partiti, senza dirvi troppo,
E a questo voglio quindi poi correlare delle specie di slide da poter utilizzare, no? Da poter sottolineare durante il video, in un certo senso d'appoggio, ma anche un po' per coinvolgere, per darvi del materiale, tra virgolette. Secondo me è un'idea carina, ve le faccio vedere al volo. Eccole qui, vedete? Ora, la cosa simpatica è che in realtà riprendono molto quello che è lo stile dell'agency in un certo senso, ok? Perché sono proprio nel Figma dedicato, quindi un po' con tutta la brand identity e tutto il lavoro che stanno facendo i ragazzi con i post, io ho la possibilità di andare a prendere un po', sapete, no? Vedete questo numerino qui come scritto, cercando di creare un po' questo materiale qua. Per stasera però penso che vada più che bene, sì, va più che bene, sono le 8:30, quindi ora vado a mangiucchiare qualcosa dalla mia ragazza, penso, sì, e noi ci aggiorniamo domani. Signori miei, venerdì 20, ore 13, eccoci qui tornati. Stamattina mi sono alzato per qualcosa tipo alle 8 di mattina, devo essere sincero, nell'ultimo periodo, dovuto anche al fatto che comunque ora ho una gestione con un'università diversa, quindi non ho impegni diretti, se non logicamente lavorativi, quindi comunque di quel tipo. La mattina mi alzo un po' tipo verso le 9, anzi in realtà mi sono alzato alle 7:30, scusate, no alle 8 perché logicamente un'ora prima sembra di meno, però mi sono alzato alle 7:30 non per tanto, ma più che altro perché ho dovuto eseguire un push in production di una cosa per una delle startup che sto seguendo, e logicamente l'ho fatto in quella fascia oraria, quindi prima mattina, per far sì che logicamente avevamo concordato che l'utenza in quel momento è minima, le schedulazioni sono inesistenti, quindi è l'orario ideale. Per fortuna non è morto niente, è andato in production, è andato tutto come doveva andare e niente, sta proseguendo in maniera molto lineare questa collaborazione. Ora, lato lavorativo c'è tanto da rivalutare, stanno uscendo tante cose, ma devo essere sincero, ci sto ragionando tanto un po' su come si evolverà. Diciamo che fino ora ad agosto sono tranquillo in un certo senso, quindi non mi appesantisco troppo, però è da capire anche con tutto il progetto dell'agency, tutte queste cose qui, c'è un equilibrio che voglio trovare logicamente per poter dare il giusto peso alle giuste cose in proporzione a quanto mi piace e quanto mi fa crescere. Questo è l'equilibrio che sto cercando di dare, quanto mi piace e quanto mi potrebbe far crescere, punto. E nulla, in realtà oggi molto tranquilla, ho lavorato anche al progetto che ancora non vi posso citare, quindi abbiamo fatto una riunione per questa cosina qui al volo e niente, si va avanti in che cosa ancora non lo posso dire, però si va avanti e solito con l'agenzia che aggiorno al volo, sta andando bene, quindi contatti con i clienti, si vedono i clienti, queste cose qui, quindi questo processo è lineare, logicamente stiamo cercando di lavorare tanto su quella che è l'offerta, quindi sull'effettivo prodotto, migliorandolo per, diciamo, offrire l'esperienza migliore. Logicamente poi ne parlerò nel video apposito, sto preparando tutta questa roba, come vi ho fatto vedere ieri, quindi vediamo, e concluderei questo primo test, che come vedete logicamente è un po' più corto, ma insomma quanto dura, però fatevi sapere anche per la lunghezza, se effettivamente potrei farli più lunghi, cose del genere, perché comunque oggi è venerdì, quindi sono 2 giorni, e concluderei con la domanda della prima settimana, quindi cosa sto cercando davvero quando mi metto a lavorare? Questa è sicuramente una domanda particolare, è una domanda che il modello mi fa perché GPT di base porta di sé una memoria, quindi se avete mai provato a fare quella cosa di dire ehi, dimmi cosa pensi di me, lui si ricorda delle cose, dei vostri tratti, molto interessante questa cosa. E mi dice di non parlare di ciò che faccio, ma il motivo per cui lo faccio. E il motivo per cui lo faccio, in realtà, analizzandolo nel tempo, l'ho analizzato tanto, devo essere sincero, un misto tra ossessione e voglia di fare. Quindi è un equilibrio tra queste due, perché ci sono tratti in cui io sono ossessionato di tutto quello che gira attorno, quindi di tutto il lavoro da fare, e in quei casi diventa anche molto pesante, in un certo senso a livello mentale. Diciamo che
tipo di lavoro, perché poi definiamolo lavoro, sai, quando si dice no, trova la tua passione, non lavorerai mai, sì, ma porterai sempre dietro tutto, perché io non stacco mai effettivamente, io 24 ore su 24, quando in realtà non è che siamo svegli 24 su 24, ma le ore che passo da sveglio le passo comunque con una porzione del mio cervello che è continua e persistente in quell'ambito lì, che può essere ricerca di cose nuove, prototipazione, idee, cose che sono rimaste, quel piccolo bug che ancora non sono riuscito a sistemare. E quindi lì è un po' ossessione. D'altro canto c'è quella grande voglia di fare, quindi la soddisfazione di pensare a un mio prodotto, la soddisfazione di pensare a un mio progetto, la soddisfazione nell'equilibrio delle persone, quindi nel collaborare con persone, vedere che sono prese dal progetto e danno il massimo. Soprattutto mi sta succedendo con quella che è l'agency, no? Ma in realtà di base sono sempre stato molto restio nel collaborare con. Quindi ora mi sto esponendo in varie situazioni di questo tipo e sono felice di quello che poi effettivamente ne esce, quindi vedere dalle persone la stessa voglia di fare, la stessa precisione, quindi vedere il prodotto che esce che è un qualcosa di bello. Quindi sicuramente, ecco, poi divaghi tantissimo in queste domande, quindi quello che cerco quando mi metto a lavorare è la possibilità di realizzare quello che voglio. Si pensa sempre a quell'obiettivo perché poi per me è usuale, mentre lavoro, andare molto avanti con la testa. Quindi non so se non penso sia una cosa solo mia, ma mentre sto lavorando a un progetto mi focalizzo già, cioè mi proietto, più che focalizzo mi proietto già molto avanti a quando sarà uscito, ai feedback, a queste cose, e quindi sogno di facendo questo di sbloccherà questo, potrò fare questo, e forse serve. Bisogna gestirla bene, perché per fortuna su questo mi ritengo molto fortunato, perché poi rientra un mio lato molto critico che dice giù con la testa, silenzio, perché bello sognare, ti aiuta, ti stimola, soprattutto quando devi stare ore a fare cose, però non devi sognare troppo, perché se inizi a sognare inizi a vivere già della concezione che sei riuscito e non ti proietti per farlo riuscire. Questo è importantissimo, e quindi faccio molto lavoro di questo tipo. Quindi sicuramente il motivo, quello che cerco ogni volta che mi metto qui, è concludere un passo in più per arrivare a quell'obiettivo. Quindi è questo, sicuramente. Diamo qualche altro spunto. Effettivamente il punto che non ci sia effettivamente poi una risposta unica a questa cosa, va a momenti, perché è singolare, ma si punta a un obiettivo gigante. Ma se dovessi chiarirvi qual è l'obiettivo finale, non lo so, non c'è probabilmente ancora. Cioè, punti alle stelle, se ti va male cadi sulla luna, capito, no? Quindi questo prospetto qui, cercare sempre di fare, logicamente con quella visione critica di dire ok, facciamo, ma facciamo intelligentemente. E questo, bene, bella questa cosa, questo, vediamo le prossime domande, ora sono curioso. Spero che vi sia piaciuto, cioè che questo concept vi possa piacere, che vi possa portare compagnia, non so, fatemi sapere, io aspetto vostre, come al solito vi ringrazio e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao ragazzi.